Quindi cominciamo? Stai già registrando? Sì. Questo quindi cominciamo lo terrai nell'editing. Lasci fare il mio risultato. Registrare la mia musica in casa significa avere il pieno controllo del materiale, di tutto il processo creativo, dall'inizio, dall'idea germinale fino al prodotto completo. Le prime esperienze significative di registrazione casalinga sono state le demo di Polvere e Nessuno, delle fotografie di questi pezzi che poi sarebbero stati realizzati meglio in studio di registrazione. Dopodiché, un po' per divertimento, nella primavera del 2019 ho registrato questa cover di God Only Knows dei Beach Boys, dove mi sono divertito a suonare tutti i vari strumenti e a ricantare tutte le armonie vocali del pezzo originale. E a quel punto ho capito che questa cosa mi divertiva parecchio, per cui da lì ho deciso di continuare, di provare a realizzare per intero delle mie canzoni. Il mio nome è Nessuno e nessuno lo sa, solo uno fra i tanti di questa città. Costruita una barca per potermene andare sotto un cielo in bonaccia, ho solamente voglia di remare. Devo partire per un viaggio da inventare, il purgatorio non fa per me. In realtà all'inizio del 2020 io mi trovavo già in una fase di transizione nella mia produzione musicale, nel senso che avevo accumulato tanto materiale. Il piano era quello di chiudermi in casa e registrare queste canzoni. Finalmente a ottobre 2020 ho deciso di registrare un EP. Ho approfittato della clausura forzata per gettare le fondamenta, ecco, di questo progetto. Parto alla mattina, devo montare lo studio, perché questa è una stanza multifunzione, una stanza dove dormo e dove stendo il bucato se fuori piove, per cui comunque è uno studio che viene montato e smontato. Una giornata la impiego per registrare le take di chitarra che, essendo il mio strumento, costituiscono la spina dorsale del pezzo, e una take vocale provvisoria, diciamo, che mi fa da guida per registrare gli altri strumenti. E poi tendenzialmente, così a spanne, direi che 1 o 2 giorni vanno per la creazione della linea di basso,
che significa che io faccio andare il pezzo in loop e ci suono sopra il basso, prima improvvisando, poi cercando di dare una forma più concreta. Un altro paio di giorni per la questione percussioni, batteria, e poi ci sono le sovraincisioni di altri strumenti che possono essere chitarre elettriche, soli di chitarra, ukulele è uno strumento che mi diverte sempre registrare perché crea un'aggiunta di impasto armonico su frequenze più alte, tastiere, seconde voci, ecco, la voce definitiva è la parte più delicata probabilmente, di solito la registro dopo aver registrato tutta la sezione ritmica. Insomma, tendenzialmente quando mi siedo davanti ai microfoni per registrare un brano ho scritto voce e chitarra e tutto il resto in realtà lo scrivo strada facendo. Penso all'arrangiamento in generale, ma non l'ho scritto nota per nota perché non avendo una band posso suonare uno strumento per volta, insomma. Il mio nome è nessuno e ho provato a mentire. Io non sono trasparente come il mare, sempre controcorrente, la mia sfida infinita per essere me stesso e scrivere le pagine della mia vita. Devo partire e imparare a navigare. La terra ferma non fa per me. Devo partire. I miei punti di riferimento per la registrazione casalinga sono sicuramente dei personaggi come Andy Schauf, cantautore canadese che saltella dalla batteria al basso, alla chitarra, ai clarinetti, alle voci. Mac DeMarco è stato uno dei miei grandi punti di riferimento negli ultimi anni, e Jacob Collier, che vabbè, lui sta su un altro pianeta. Mi viene in mente Kevin Parker dei Tame Impala, che sul retro del suo vinile ci mostra il suo studietto di registrazione casalingo, sdraiato in mezzo a un groviglio di cavi. La cultura della registrazione lo-fi o registrazione casalinga in realtà nasce all'inizio degli anni 70. Uno dei pionieri è stato proprio Paul McCartney, che ha registrato McCartney 1 e ricrea il sound di una band praticamente suonandosi tutti gli strumenti da solo. In Italia uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda il cantautorato è sicuramente Niccolò Fabi, e lui è un altro musicista che si è cimentato con la registrazione fai da te. Purgatorio non fa. Il giochino è stato quello di passare dalla mentalità del compositore alla mentalità dello strumentista, alla mentalità dell'ingegnere del suono, alla mentalità di chi fa poi l'editing, e sono, ho indossato tanti cappelli diversi, ecco, nel corso di questa avventura. Questo aspetto, del ricoprire diversi ruoli ha come tante cose due risvolti, due lati della medaglia, nel senso che sì, da una parte c'è la possibilità di perfezionare all'infinito il materiale, e come il pittore che intesta un quadro e poi lo proietta sulla tela, così ho in testa un'idea delle mie canzoni e il prodotto finale in teoria dovrebbe assomigliare il più possibile a quell'idea che io avevo in testa. In questo momento avevo proprio voglia di approfondire questo discorso di
controllare il mio materiale dall'inizio alla fine, proprio perché poi una volta che tornerò a lavorare con altre persone avrò più un'idea chiara di quello che dovrà essere il prodotto finale. Anche in quel caso sarà meno un delegare ma più un dialogare. Sicuramente è un aspetto che mi è molto piaciuto in queste ultime settimane, è stato collaborare con musicisti che ho chiamato a suonare su questo progetto e su altri progetti, ed è un aspetto che vorrei approfondire sicuramente in futuro, sia nell'ambito della registrazione dei miei progetti, sia per quanto riguarda il discorso di prendere questi progetti e portarli fuori nel mondo, magari suonandoli live con un gruppo di musicisti e non solo chitarra e voce. Le architetture che sto progettando mi piacerebbe poterle portare poi fuori nel mondo dal vivo con degli altri musicisti che suonano live, per riportare un po' quella dimensione di arrangiamento che sto coltivando qui in casa, ecco. Col passare degli anni io contavo le ore, aspettando il momento che arrivasse un nuovo amore. Quella pagina bianca che schiacciava il mio cuore è solo leggerezza per soffiare via le lacrime e il timore. Devo partire per un viaggio da inventare. Il purgatorio non fa per me. Devo partire e imparare a navigare. La terra ferma non fa per me. Devo partire e imparare a navigare. La terra ferma